Oggi vi parlo di una mini bicicletta elettrica. Questa che state vedendo si chiama DIU A5, ma subito dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di questa mini bicicletta elettrica che vi giuro mi ha veramente stupito. Quando infatti DIU mi ha contattato per questa recensione e mi ha detto che mi voleva inviare questo modello qui, ci sono rimasto un attimo interdetto, nel senso che non sapevo neanche se riuscissi a starci sopra. Vi ripeto, sono 1,87 m per 110 kg e invece ragazzi, inaspettatamente funziona veramente una bomba. Ma partiamo dai dati tecnici. Siamo davanti infatti a una mini bicicletta elettrica con due ruote da 14 pollici, quindi estremamente piccole. Pensavo non fossero sinceramente molto confortevoli, invece mi sbagliavo, e questo perché qui sull'anteriore abbiamo una forcella ammortizzata e qui dietro non c'è l'ammortizzatore sul posteriore, ma abbiamo un comodissimo sellino biammortizzato con un ammortizzatore direttamente sul sellino, cosa che non avevo mai visto prima d'ora. Per quanto riguarda l'impianto frenante, ci sono due freni meccanici da 160 che funzionano veramente alla perfezione, anzi mi sbilancio, sono i freni migliori che io abbia mai provato. Per quanto riguarda invece il motore, abbiamo un motore legale da 250 watt, 360 watt-ora di batteria che si trova qui. È facilmente estraibile grazie a una chiave e si può andare quindi a ricaricare anche separatamente dalla bicicletta. Se volete invece la potete lasciare lì e caricarla direttamente sulla bicicletta. Per quanto riguarda le luci, mi hanno stupito sinceramente anche quelle. Abbiamo un bel faro davanti che si accende grazie alla pulsantiera che state vedendo in questo momento e abbiamo un bel fanale dietro con funzione di stop. Ecco, lui funziona sia col freno destro che con quello sinistro. Nella parte posteriore abbiamo un piccolo portapacchi che in realtà è stato adibito a piccolo sellino. Ora, sinceramente io non so chi possa starci su quel sellino lì, forse un bambino molto piccolo, però io se dovessi utilizzarlo lo utilizzerò appunto come portapacchi. Per quanto riguarda le sue dimensioni, come state vedendo è estremamente compatta e già vi dico che per tutti voi che abitate ad esempio in un condominio come me si entra in un ascensore di dimensioni standard, quindi io per portarla a casa non la devo neanche piegare, la metto in ascensore, bisogna fare magari qualche manovra, però entra e la posso portare direttamente a casa così come la vedete. Ma chiaramente è una bici pieghevole, quindi vi faccio vedere come abbassare il manubrio, ci vuole veramente un secondo, poi tramite questa leva possiamo andare ad abbassare tutto il manubrio, andiamo ad abbassare anche il sellino a questo punto e tramite questo meccanismo di sblocco, voilà, la nostra bicicletta può essere messa veramente ovunque. E per ovunque ragazzi intendo veramente ovunque. Infatti questa bicicletta qui entra tranquillamente nel bagagliaio della mia Smart. Ho una Smart Fortwo, quella per due posti, e vi dico di più, dentro il bagagliaio c'è ancora spazio ad esempio per un bel zaino fotografico bello grande, quindi occupa veramente pochissimo spazio. A casa poi dove la vado a mettere? La vado a mettere sotto la scrivania, perché con le sue dimensioni così contenute chiaramente la potete mettere veramente ovunque. Ma andiamo a riaprirla insieme, in realtà ci vuole poco più poco meno di un minuto. Allora prendiamo il volante, sentiamo il clac e il volante è già a posto. Poi andiamo ad aprire la bicicletta, da questa parte c'è un meccanismo di sblocco, perfetto. Adesso andiamo ad alzare il nostro sellino. Io lo alzo tanto perché sono abbastanza alto ed in ultimo dobbiamo alzare solo il manubrio. Ecco, il manubrio ha delle tacche che ci servono per capire a che altezza metterlo. Ad esempio questa è l'altezza massima
e io la utilizzo così. Qui dietro sul posteriore abbiamo anche un comodissimo cavalletto. Come vi dicevo, il motore è legale perché ha un motore da 250 watt che funziona a meraviglia. Con il mio peso, vi ripeto, 110 kg, riesco ad arrivare a 22 all'ora, quindi non riesco ad arrivare a 25 all'ora, ma ieri l'ho fatta provare a un mio amico che pesa molto meno di me ed effettivamente lei arrivava a 25 all'ora. Non abbiamo un cambio, ma abbiamo una pedalata assistita che, come vedremo fra poco, funziona veramente alla perfezione. Sul manubrio abbiamo un computer di bordo che ci dà lo stato della batteria, chiaramente la velocità, i chilometri percorsi e anche le 3 assistenze disponibili. Mentre da questa parte abbiamo on e off per le luci e un clacson. Sì, avete proprio sentito bene, un clacson, che tra l'altro è veramente molto potente, quindi quando schiacciate quel clacson vedrete che tutti si sposteranno. Peso della bicicletta, compresa la batteria, è di 22 kg, che possono sembrare molti, ma in realtà sono ben distribuiti, quindi potete alzarla tranquillamente. Per le caratteristiche tecniche penso di avervi detto già tutto, e visto che ci siamo, se vi sta piacendo questo video mettete un bel like, iscrivetevi al canale e, perché no, se avete qualche domanda fatelo qui sotto nei commenti. Quindi a questo punto cambio di attrezzatura e vediamo come va su strada e come va ad esempio in un parco come questo. Ma prima di far ciò vi devo parlare anche di lui. Che cos'è? È un piccolo telecomando con 4 pulsanti. Infatti in confezione vi daranno anche 2 chiavi per poter rimuovere la batteria e 2 telecomandi che funzioneranno in maniera molto simile a quelli di un normalissimo telecomando per la vostra auto. Quindi con un tasto noi potremmo accendere la nostra bicicletta, in questo momento è accesa. Possiamo far suonare l'antifurto, in questo modo si accenderanno anche le luci. Possiamo andarla a bloccare, in questo momento è spenta, ma possiamo anche inserire un allarme e questo ve lo devo assolutamente far vedere. Vado ad inserire l'allarme e se qualcuno muove questa bici chiaramente ci sarà l'allarme. Lo vado a stoppare un attimo e questo penso che sia veramente molto comodo per tutti quelli che utilizzano la bici in città e magari non vogliono legarla al volo, la devono lasciare proprio un secondo, magari che la vedono anche, però avere un allarme sonoro secondo me fa la differenza. Va bene, adesso andiamo a provarla insieme. A questo punto non mi resta quindi che iniziare a pedalare. Dovete sapere però che su questo computer di bordo abbiamo 3 tipi di assistenze diverse e adesso le vediamo tutte e 3 nello specifico. Allora, pedaliamo, sono in modalità numero 1, quindi assistenza numero 1. Sento il motore che mi aiuta e mi porta in pochissimo a 12 all'ora. Ecco, sono in pianura e per quanto io possa pedalare il motore mi darà appunto questa velocità 12-13 all'ora. Chiaramente adesso sono leggermente in discesa e sto prendendo velocità, ma aspettate un secondo che giro e ci sarà la pianura. Eccomi qua. Allora, pedalando in modalità numero 1, quello che vedo io sul display è 12-13 all'ora e qui si ferma. Vado a inserire la modalità numero 2. Sento che il motore mi aiuta molto di più e infatti sta salendo la velocità, in questo momento siamo a 17 all'ora. Se però vado a pedalare un po' più forte, come in questo caso, ecco che sento che il motore mi aiuta comunque e arrivo a 20 all'ora. Quindi modalità numero 1, 12-13 all'ora con il mio peso. Modalità numero 2, se pedalo abbastanza arrivo a 20, se no mi fermo a 16 all'ora. Modalità numero 3 l'ho inserita in questo momento. Aspettate che c'è una curva. Pedaliamo e arriviamo a 20, 22, 22. Ecco, in questo momento sono a 22 all'ora. Questa è la massima velocità che riesco ad ottenere grazie al motore. Andiamo invece adesso ad utilizzare l'acceleratore, quindi non sto più pedalando e la velocità arriva a 22 km/h. Quindi in questo caso il massimo che riesco ad ottenere con questa bici e con il mio peso è appunto 22 km/h in pianura. Chiaramente se vado in salita questo valore si abbasserà. Per quanto riguarda le salite lo vedremo dopo, magari quando sono per strada, però
arriveremo massimo sui 14-15 all'ora. Comunque un ottimo risultato secondo me per una bici così piccola. C'è un'altra funzione di cui vi devo parlare, è un po' borderline, a qualcuno non farà piacere, lo so, però abbiamo anche il cruise control, quindi se vado a pigiare l'acceleratore per 8-10 secondi si attiverà il cruise control e la bicicletta continuerà ad avere la velocità impostata con l'acceleratore. È una roba che, vi ripeto, potrebbe far storcere il naso a qualcuno, però io la sto utilizzando, specialmente se sto sulle piste ciclabili e non c'è nessuno davanti, è veramente molto comodo. Per quanto riguarda invece la domanda che mi facevo prima, se riuscissi a pedalare o comunque anche solo a starci su questa bici, guardate, lo potete vedere da soli. Ci sto, ma ci sto anche bello comodo, e questa è la cosa assurda. Nell'ultima settimana ho utilizzato solo questa bici e non ho avuto nessun tipo di problema alla schiena, nessun tipo di dolore al sedere, eccetera eccetera. Quindi per quanto mi riguarda funziona veramente alla grande. Per quanto riguarda le prestazioni, ragazzi, vi ripeto, peso 110 kg e ho almeno 10 kg di zaino sulle spalle, quindi sto assolutamente mettendo sotto torchio questa bici. Ah, tra l'altro non ve l'ho detto, sapete quanti chili regge questa bici così piccola? 150, quindi molti di più rispetto alle classiche bici che si fermano a 120. Ok, adesso invece sto facendo, come vedete, un sentierino con strada bianca, quindi non asfaltata. Non posso andare troppo veloce perché ho il bastone con la Insta360 in mano e ho paura di cadere, sì, vi dico la verità, ma è la stessa paura che avrei con una qualsiasi altra bici. Però come vedete zero problemi anche su strade di questo tipo, assolutamente. Per quanto mi riguarda l'acceleratore è molto comodo, il cruise control è molto comodo, però è veramente molto comodo utilizzare proprio la bicicletta con la pedalata assistita, con la modalità numero 3. Infatti non andrete troppo veloce se non date abbastanza potenza ai pedali. Ecco, in questo momento sono a 14 all'ora e questa bici vi permetterà di fare una bellissima passeggiata. Ok, visto che ci sono, accelero al massimo e poi faccio una bella frenata sperando che non caschi la Insta360 nuova. Allora, sono a 22 all'ora e adesso schiaccio i freni. Cioè, guardate che robetta, si è fermata in un attimo e addirittura la ruota dietro ha sgommato, ma anche quella davanti si è sollevata, quindi funzionano veramente alla perfezione, fidatevi. A questo punto però non ci resta che andare un po' per strada, così vi faccio vedere che anche per strada si comporta assolutamente alla grande. Io vi dico la verità, mi sto aiutando un po' anche con l'acceleratore, però voi chiaramente non fatelo. Per quanto riguarda le buche, ragazzi, nessun problema, l'ammortizzatore davanti fa un ottimo lavoro, come anche il sellino ammortizzato, quindi non avrete problemi di schiena, ve lo assicuro. Adesso mi dovete scusare, ma devo fare una discesa abbastanza ripida e ho solo il freno davanti perché nell'altra mano ho la Insta360, quindi devo fare un po' con calma. Volevo però andare ad affrontare una salita per farvi vedere che il motore da 250 watt assolutamente funziona anche con una persona grande come me. Da adesso in poi sono in leggera salita e la bici in questo momento sono al massimo con il gas, è a 20 all'ora. Questa invece è una salita sicuramente più impegnativa e in questo momento il contachilometri qui mi segna 15 all'ora. Quindi con il mio peso e con una salita bella importante questa bici, ecco, sta andando a 14 all'ora. Adesso gli do una mano con la pedalata e risono a 15. Quindi come vedete anche in salite abbastanza importanti zero problemi. Chiaramente però non andrete a 25 all'ora. Il fatto che non abbia un cambio sinceramente non influisce sul buon funzionamento di questa bici, secondo me, anche perché sarebbe stata molto più pesante. Sinceramente il motore lo sento bello pronto, quindi non sento il bisogno di avere
un cambio per poter spostare la bici. Ecco, vedete, in questo momento ho il cruise control attivo e io mi ci trovo veramente bene. Sono a 20 all'ora, leggera salita, nessun tipo di problema. Per quanto riguarda la manovrabilità, visto che ha delle ruote da 14 pollici, ecco, adesso sono entrato in un tombino, avete visto? Non si è sconnessa, tutto a posto. Vi dicevo, per quanto riguarda la manovrabilità, anche se adesso sono contromano, nessun tipo di problema anche con delle ruote da 14 pollici. All'inizio è un po' strano, sì, non vi posso dire che è la cosa più naturale del mondo avere una ruota così piccolina, però una volta che vi abituate, dopo qualche minuto, nessun problema neanche per fare delle curve un po' più strette. Per quanto riguarda quindi anche la città, si comporta in maniera perfetta e viste le sue dimensioni credo che sia veramente perfetta per tutti quelli che fanno i pendolari. Magari prendono la metro, hanno bisogno di andare con la bicicletta poi dalla metro a un punto X, o tutti quelli che magari vogliono arrivare con la macchina vicino al centro storico, poi in centro storico c'è la ZTL, tirano fuori la bici e in 5-10 minuti sono arrivati. Ecco, questa credo che sia proprio la bici giusta per fare tutte queste cose. Se dovete fare invece tantissima strada, ecco, forse andrei su bici un po' più grandi. Questo sì, sono sicuramente anche molto più comode e hanno magari delle batterie anche più grandi. Vi ripeto che con questa in full elettrico sono riuscito a fare 20-22 km, mentre con la pedalata assistita, quindi senza utilizzare l'acceleratore, sono arrivato più o meno a 40, non ricordo bene, forse un 38. Va bene, detto questo, ritorno nella location di prima e traiamo le conclusioni di questa DIU A5. Avete visto come si è comportata bene questa DIU A5 sia in un contesto come un parco, una mezza pista ciclabile, comunque una strada bianca, sia in un contesto cittadino. Vi ripeto, io sono a Roma, quindi insomma conoscete tutte le strade di Roma. Ecco, si è comportata veramente alla perfezione. Io me ne sono innamorato perché può essere trasportata molto facilmente. Se avete il problema trasporto, ragazzi, questa assolutamente è la bici che dovete avere. Trovo infatti estremamente comodo il fatto di avere il telecomando per attivare e disattivare la bicicletta, inserire o disinserire l'allarme, veramente una comodità assurda. Le luci funzionano alla perfezione, quella davanti è bella tagliata ed è molto visibile, quindi grande lavoro da parte di DIU. Il campanello ve lo faccio risentire, cioè è veramente potentissimo. Anche la luce dietro funziona benissimo e funziona, come vi dicevo, anche con lo stop, però la particolarità secondo me di questa bici è che è talmente piccola che entra ovunque. Lo state vedendo in queste immagini, mi è entrata tranquillamente dentro il bagagliaio della Smart ed entra tranquillamente anche in un normalissimo ascensore. Quindi se avete il problema di portare a casa la bicicletta, magari abitate un piano alto e non potete trasportarla a mano, ecco, questa è la bici che fa per voi, ne sono più che sicuro. Anzi, vi dirò di più, sono convinto che se comprate questo modello mi ringrazierete. Siamo giunti a fine video, quindi parliamo un attimo di prezzi. Per potervi aggiudicare questa mini bici elettrica dovrete sborsare solo ed esclusivamente più o meno 600 euro, che non è assolutamente tanto per tutto quello che vi dà appunto questa mini bici. Qui sotto in descrizione vi lascio il link al produttore dove potete vedere tutto il modello, le specifiche eccetera eccetera, ma vi lascio sempre qui sotto in descrizione anche un bel codice sconto. Fatemi sapere, mi raccomando, con un commento cosa ne pensate di questa bici. Per quanto mi riguarda, quindi, è una bici assolutamente promossa, funziona veramente alla perfezione. Penso di avervi detto tutto e quindi a questo punto vi saluto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!